Ciao a tutti amici, in questo video inizierò a farvi vedere il montaggio della bici elettrica che voglio costruire. Penso di farlo in più video perché voglio far vedere tutti i passaggi molto dettagliatamente. Allora, la batteria è finita. Vi spiego brevemente cosa ho fatto. Allora, ho assemblato il pacco di batterie come ho fatto vedere nei video in precedenza. Poi ho aggiunto questi due plexiglass per isolare il tutto e fare da supporto anche per il modulo BMS. Poi ho prolungato i fili del positivo, questi qua marroni, e questi qua blu del negativo. Qua ho messo il portafusibile e per il momento ho messo un fusibile da 32 A se non sbaglio, sì, 32 A. Allora, questa sezione dei fili del BMS è doppia e sono circa diametro 4. Io invece come sezione sono uscito con due fili, diciamo, del 2,5. Due del 2,5 è una sezione di 5 mm quadrati, più che sufficiente per il nostro motore perché è da 20 A. Un 5 mm quadrati dovrebbe essere più che sufficiente per 20 A. L'unico filo che è restato di sezione piccola è questo, che è il nero, che è quello per la carica della batteria. Praticamente vi faccio vedere come ho fatto, più e meno con le due sezioni doppie dal 2,5 e il nero che è quello della carica, che siccome in carica accetta una corrente più bassa, sono 15 A se non sbaglio, adesso non mi ricordo bene. Comunque il filo di sezione più piccola è quello della carica, cioè il nostro alimentatore per caricare il BMS dovremo collegarlo tra questo meno e il positivo, mentre invece quando adoperiamo il carico, cioè quando attacchiamo la nostra centralina, adoperiamo questi due fili, quelli doppi, ok? Ora vi farò vedere l'inizio del montaggio della bici. Questo è il lavoro che ho fatto fino adesso. Ora vi faccio vedere bene cosa ho montato. Ho montato, diciamo, il manubrio, l'ho pitturata. Questo è come si presenta l'acceleratore. Allora, qua andrò a mettere le batterie. Ho già trovato un sistema per fare un appoggio per le batterie, e qua andrò a mettere la forcella che poi vi farò vedere, che è stata modificata e devo ancora finire di modificarla. Allora, per verniciarla io ho adoperato, adesso vi faccio vedere. Allora, dopo averla carteggiata dal suo colore originale, che diciamo era tutta rovinata, ho dato una mano di questo fondo antiruggine, l'ho carteggiata bene con la carta del 240, con la grana 240, ho stuccato tutti i buchini con lo stucco quello metallico, poi per le forcelle il manubrio ho usato il nero opaco, e il blu metallizzato per il telaio. La forcella la farò ancora nero opaca, e poi ho dato anche 2 o 3 mani di trasparente. Allora, per fare questo lavoro di verniciatura, chi non è pratico le prime volte è un po' difficile perché va carteggiata bene. Quando è carteggiata bene con la carta, diciamo, del 240, con la grana 240, deve essere bella liscia, non deve presentare nessuna imperfezione. Poi va soffiata bene, va data una leggera mano come indica la bomboletta a distanza. Non dovete coprire subito
diciamo, non dovete coprire tanto, mettere tanto spessore, perché sennò poi la vernice vi resta, quando asciuga, resta molle. Dovete fare più strati, magari 2 o 3 mani a distanza, con poco materiale. Dovete stare leggeri, mettere poco materiale. Ora vi farò vedere come ho predisposto l'alloggiamento della batteria. Avendo poco spazio per la batteria, ho deciso di mettere la batteria qua sopra, perché qua non ho spazio. Allora, qua dove c'erano gli attacchi per le cordine dei freni, col flessibile li ho tagliati, ho fatto un piano, avendo un buono spessore, farò dei fori filettati, 1, 2, 3, e fisserò questa piastra di alluminio che ho trovato, l'ho un po' modificata, l'ho piegata, l'ho adattata, diciamo, al telaio, e poi andrò a fare dei fori e li avviterò nei buchi che ho filettato. La batteria la metterò qua sopra, in questo modo. Ok, e poi troverò qualche coperchio per chiuderla, troverò qualche soluzione. A me interessa solo che sia comoda, ok, infatti non mi dà fastidio. Le pedaline le metterò un po' più basse, diciamo in prossimità di quel foro centrale qua, e così sarò abbastanza comodo sulla mia bici. La centralina volevo fissarla qua sotto, metterò un altro angolarino di alluminio più sottile e cercherò di fissarla qua sotto, così avrò i fili vicino dell'alimentazione da collegare e i fili che andranno al motore. Questa è la forcella che ho modificato. Allora, adesso è stata sabbiata per tirare via tutto il colore. Allora, fin dall'inizio volevo mettere il motore qua, ma con il tubo che c'era il motore mi veniva spostato qua e non ci stava perché la ruota andava a sbattere. Allora ho avuto questa idea di fare questa struttura. È stato un po' complicato, però è uscito un bel lavoro. Allora, il motore alla fine entrerà in questo modo, così, con l'alberino da questa parte, ok, così, e l'albero poi andrà sulla stella dietro della ruota posteriore. Qua sporgerà un po' il motore da questa parte e la forcella montata sulla bici sarà così. Ok, sarà in questa maniera. Un po' indietro così vediamo meglio. Ok, il motore andrà alloggiato dentro così e ci sarà il cavo anche vicino per la centralina. Ok, faccio vedere bene tutto il pezzo. Ok, il motore va all'interno qua abbiamo già un po' di protezione per il pignoncino e la catena. Adesso vi faccio vedere cosa voglio fare per il sistema delle pedaline. Ho tagliato questo tubo, ok,
il motore uscirà in questo sistema. Ok, mettiamo che il motore abbiamo qua, noi abbiamo il piede, diciamo che arriva qua, dunque col tubo devo stare un po' più fuori dal motore. Poi andrò a mettere queste pedaline che ho recuperato praticamente da un dissipatore di una resistenza di potenza che era bruciata. Praticamente una resistenza di potenza da 2000 watt che avevamo sul lavoro, siccome ogni tanto bruciano, andava buttata. Io ho tagliato il dissipatore in modo tale che mi risultasse questa pedalina. Questo è già, diciamo, fatto in questo sistema, così i piedi non scivolano. E ho fatto questi tubolari tagliati a 45 gradi, ho messo due viti svasati in acciaio con un dado autobloccante. Il motore uscirà un po' dalla piastra quando verrà montato, dunque qua arrivano i piedi che devono essere appoggiati sulle pedane e allora il tubo dovrò farlo arrivare un po' più fuori dal motore, diciamo. Poi metterò salderò questo piatto così, ok, e la pedalina col suo tubolare qua logicamente verrà smontata. Salderò questo tubolare a più o meno questa altezza, adesso dovrò vedere se è più alta o più bassa, poi qua lo taglierò e in questo sistema avrò un bel appoggio per i piedi. Quando avrò montato il tutto darò anche una verniciata di nero e poi farò un altro video e poi il forcellone dietro dovrebbe essere pronto. L'unica cosa che mi rimane è mi devono arrivare ancora i pezzi della catena, perché la catena che ho adesso è un po' corta. Mi deve arrivare la catena e poi mi deve arrivare il ruota libera, che è quello che va montato sulla ruota posteriore per fissare la stella dietro della bici. Poi come pezzi non dovrebbe più servirmi niente. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.